Ogni strumento può essere usato in due modi diversi. Nelle nostre mani possiamo trasformarlo in qualcosa di positivo oppure estremamente negativo. Internet e le sue enormi potenzialità rappresentano la sintesi più chiara di questo concetto. Ciò che fa la differenza è la persona che utilizza questi strumenti. Buongiorno, benvenuti o bentornati su Ice Crime. Oggi affronteremo insieme un caso che deve far riflettere su molti argomenti. Come ormai ci siamo abituati a vedere, spesso dietro agli strumenti più innocui che la maggior parte di noi utilizza giornalmente senza avere il minimo problema, ci possono essere individui pericolosi che possono fare del male credendo fermamente nelle loro ragioni. Nella maggior parte dei casi sappiamo che i motivi che portano a un crimine sono per lo più banali e questo caso non è diverso in questo senso. Quello che cambia sono i protagonisti. Conoscere loro significa rendere un fatto di cronaca che può apparirci come tanti altri un evento unico, così come sono uniche le persone che sono toccate dal fatto stesso. Significa dare un volto, un passato, uno spessore e darci modo di non relegarlo in un lungo elenco di date e nomi che possono darci la falsa convinzione che non abbia importanza. Vuol dire avvicinarlo a noi per non dimenticare. Bianca Michelle Davis è nata il 2 ottobre 2001 a Utica, nello stato di New York. Utica è anche la città in cui vive con sua madre, sua sorella minore Olivia e Kelly Rimmer, che ha 4 figli ed è un'amica della mamma di Bianca. Se non ho capito male, questa amica di famiglia aveva avuto una relazione con l'ex marito della madre di Bianca. Una situazione di sicuro molto particolare che può generare qualche scompenso psicologico, specie in una ragazza dell'età di Bianca. Bianca ha 17 anni, è una ragazza particolare e vi spiego perché. Se già l'adolescenza normalmente è un periodo complicato, per Bianca c'è qualcosa che rende tutto più difficile ed è la sua situazione psicologica. Bianca soffre di un disturbo borderline della personalità. Non sono specificati i motivi per cui Bianca soffre di questi disturbi, ma sappiamo che il padre, Mike, era abusante nei riguardi di sua madre ed è questa la ragione per cui ad un certo punto si separano. I problemi iniziano proprio dopo la separazione e con l'inizio delle scuole superiori. Bianca ha frequenti attacchi di panico e difficoltà nel relazionarsi con gli altri. Passa dall'essere una bimba estroversa ed energica ad essere una ragazza chiusa e timida. Chiaramente un bambino ha difficoltà ad accettare l'allontanamento di uno dei genitori, anche se quest'ultimo aveva dei comportamenti scorretti. Se da un lato Bianca è sollevata di non dover più assistere alle sfuriate del padre, dall'altro probabilmente si chiede perché non possa avere accanto entrambi i genitori. Il padre, tra le altre cose, non mantiene i rapporti con le figlie, cosa che io fatico a concepire. Proprio a causa anche di questa separazione, Bianca cambia scuola perché quella che sta frequentando, essendo privata, ha un costo che Kim non può più sostenere. Molti degli amici di Bianca sostengono che fosse molto disponibile, che fosse capace di stare ore ad ascoltare i problemi altrui, con grande sensibilità ed empatia, e che riuscisse quasi sempre a dare dei consigli ponderati e utili. Bianca però ha anche dentro di sé un'oscurità malvagia che le suggerisce di continuo motivi validi per autodistruggersi. L'abbandono del padre probabilmente ha giocato un ruolo in tutto questo. Tende infatti a legarsi morbosamente alle persone e a temere costantemente l'abbandono, diventando esageratamente gelosa. Quando si sente tradita dalle persone che frequenta, tende a ritirarsi in se stessa, a tagliare i ponti. Ha anche l'abitudine di infliggersi ferite quasi come se avesse intenzione di punirsi o forse di provare qualcosa di fisico che sostituisca il dolore psicologico. Le difficoltà psicologiche che fanno parte di lei, per forza di cose, influiscono su ogni aspetto della sua vita. Questo problema non viene sottovalutato né da lei né dalla famiglia. È interesse infatti di tutti che Bianca riesca a trovare il modo di vivere il più serenamente possibile. È inevitabile però che passi alcuni momenti della sua vita ricoverata in una clinica. Del disturbo borderline ne abbiamo già parlato in un altro video e sono sicura che la maggior parte di voi sa di cosa sto parlando.
Bianca è una ragazza molto bella, con un carattere molto dolce. Ha un temperamento artistico che la porta a esplorare la creatività. Sta cercando, come molti adolescenti problematici, uno scopo, un posto nel mondo, un modo per essere se stessa e soprattutto sta cercando di capire chi è e quello che vuole. Al momento dei fatti è in procinto di iniziare la Mohawk Valley Community College, dove ha intenzione di studiare psicologia. Non è strano che una persona che ha delle difficoltà mentali voglia studiare proprio quel tipo di argomenti. Non è solo un modo per comprendere in modo più profondo se stessi, ma anche e principalmente un modo per poter aiutare chiunque si trovi nella stessa situazione. In genere chi soffre, chi conosce il dolore mentale, vorrebbe trovare la soluzione magica per poter cancellare il tormento da chiunque altro. Come spesso accade alle persone che hanno evidenti difficoltà a relazionarsi nel mondo reale, Bianca trova nel mondo virtuale uno sfogo. Ha diverse identità che utilizza per entrare in contatto con gli altri e non tutte la rappresentano nella sua totalità. Alcune identità colgono solo un lato di lei oppure forzano una delle sue caratteristiche. È chiaro che sia un tentativo immaturo di piacere, di incontrare il favore dei ragazzi. Tra le sue varie identità si possono trovare Oxycontin, Dark e Inquietante, Sweetblade, Virgo Venus, Bia, Exti, tutte con particolarità diverse. Bianca ha dalla sua una bellezza semplice che inevitabilmente attira chi guarda le sue foto. Gioca con molta leggerezza con immagini che spaziano molto tra di loro. In alcune appare dolce e genuina, in altre malinconica e conturbante, in altre ancora gotica e sicura di sé. È inevitabile che attiri anche le persone sbagliate. I suoi stessi amici, sia virtuali che reali, l'avevano avvisata. Le avevano detto che certi luoghi su internet era meglio non frequentarli. Bianca è una ragazza che spesso cede alla tristezza e che non fa mistero di avere dei pensieri suicidi. Il mondo attorno a lei l'ha già delusa tante volte, ma se ci fermiamo ai fatti non è successo nulla di così drammatico, tanto da giustificare la sua afflizione. Purtroppo sappiamo che però la depressione e gli altri stati mentali oscuri non hanno sempre bisogno di chissà quali motivi scatenanti. Di sicuro la sua infanzia non è stata una passeggiata. Prima con suo padre, poi con la convivenza forzata con troppe persone all'interno di una casa, e in seguito con la condivisione di foto esplicite messa in atto da un ragazzo che stava frequentando. Bianca è stata quindi vittima di un crimine a tutti gli effetti nel suo recente passato, quello comunemente identificato come revenge porn. Quando questo accade, Bianca ha solo 15 anni. Purtroppo ha imparato ben presto sulla sua pelle che le persone sono sempre pronte a tradire la tua fiducia, anche quando dovrebbero invece essere quelle che tengono di più a te. Bianca frequenta un forum chiamato 4chan, in cui entra in contatto con ragazzi e anche uomini poco raccomandabili, con idee anche parecchio estreme, che sbavano ogni qualvolta si imbattono in una giovane di bell'aspetto. In questi contesti Bianca è popolare e ha il controllo della situazione, o almeno è quello che crede. C'è chi la adora, ma c'è anche chi la insulta. Sappiamo che uno degli insulti più utilizzati dagli uomini, e non solo, è quello a cui tutti adesso state pensando. Ma molti si concentrano anche su ingiurie più personali che riguardano la sua diagnosi di disturbo borderline. Il che mi pare davvero assurdo, è un po' come se facessimo diventare un insulto una qualsiasi altra malattia. È semplicemente meschino. Non che dare della meretrice a una donna solo perché donna sia meno grave, per carità. Lo è e come. E il fatto che ormai sia sdoganato in ogni dove non è che aiuti. La ribellione di Bianca e le sue grida di aiuto si nascondono anche nelle frequenti fughe che mette in atto e che costringono la madre a chiedere l'intervento di una nuova clinica psichiatrica. Anche perché Bianca non solo fugge, ma fa effettivamente delle scelte che mettono a rischio la sua vita, come quella di gettarsi sotto una macchina in corsa quando si accorge di essere stata rintracciata dalla sua famiglia. Hanno dovuto addirittura assumere un investigatore privato per poterla trovare. Purtroppo la ragazza, proprio per la sua natura instabile, è attratta da ragazzi problematici. Quello che infine condividerà su internet le sue foto di nudo e i video amatoriali in cui avevano dei rapporti, non solo è crudele e meschino, ma soffre anche di un disturbo bipolare, oltre ad avere problemi di dipendenza. Nonostante ciò, Bianca non riesce ad allontanarsi da lui. Si può comprendere il tipo di carattere di Bianca dalla reazione che lei ha quando questo ragazzo minaccia di farsi del male dopo aver saputo della denuncia che lei ha sporto contro di lui per quelle condivisioni indesiderate. Bianca infatti
non ha cuore di andare avanti e ritira la denuncia. Non solo, riprende a frequentarlo e continua a fuggire di casa per poterlo vedere. Queste continue fughe che preoccupano moltissimo sua madre la costringono a chiedere l'intervento di un giudice che ritiene che Bianca debba entrare nel programma di supervisione. In seguito a questo intervento viene anche costretta ad indossare una cavigliera e a non allontanarsi da casa. Nonostante ciò, nel 2012 la ragazza si libera di quella catena moderna e fugge nuovamente. Più cresce e più Bianca sente il desiderio di farla finita ed è proprio questa sua fissazione a costarle altri ricoveri. In una di queste cliniche Bianca sembra ritrovare se stessa. I ricoveri con il passare degli anni si susseguono, ma infine la ragazza sembra essere pronta a farsi aiutare e la sua famiglia allargata le sta accanto in ogni modo possibile. Come dice sua madre, ce la stava facendo, stava risalendo la china, con fatica, non senza difficoltà, ma si stava impegnando per essere felice. Come tutti i ragazzi della sua età, è nata considerando internet normale, se non persino banale. Lo dico con un certo stupore perché per chi è della mia generazione e ha vissuto invece il cambiamento, internet è tutt'altro che una cosa banale e scontata. Ci ha cambiato la vita in centinaia di modi diversi, ha facilitato moltissimo alcune cose e complicato invece altre. Internet è una grande piazza in cui puoi incontrare gli amici e trovare tutto ciò che ti viene in mente. Tuttavia, come ogni piazza, attorno a un dedalo di strade in cui esistono angoli bui da cui può spuntare qualcuno che ha cattive intenzioni. Ma a 17 anni tutti sono amici, nessuno è considerato realmente un pericolo. Magari un po' strano, forse non troppo simpatico, a volte da tenere alla larga, ma nella maggior parte dei casi i ragazzi sono pronti a dare il beneficio del dubbio e ad accogliere anche chi è un po' strano. Lo abbiamo detto tante volte, a quell'età tutto è possibile, nulla di brutto è contemplato davvero. Tra i ragazzi che vorticano attorno a Bianca ce n'è uno in particolare. Il suo nome è Brandon Clark ed è nato il 6 ottobre 1997. Quando conosce Bianca ha 21 anni ed è di Syracuse, a circa un'ora dalla città di Utica. La sua vita non è stata semplice, è stato testimone di violenze molto gravi del padre ai danni della madre. Questa è la ragione per cui il padre è finito in prigione. Per Brandon è quindi piuttosto normale vedere un uomo sovrastare una donna. Anche se chiaramente da piccolino era terrorizzato dalle sfuriate del genitore, crescendo ha interiorizzato la violenza e l'ha fatta diventare qualcosa di accettabile. Purtroppo non solo il padre lo ha reso testimone di estrema violenza ai danni della madre, ma la stessa madre è stata in seguito arrestata. Non è specificato il motivo per cui questo è successo, ma la conseguenza è stata che Brandon ha dovuto essere dato in affidamento. All'apparenza Brandon è un ragazzo sensibile, di quelli un po' chiusi, appassionati di videogame che preferiscono passare il loro tempo a coltivare i propri interessi. C'è però qualcosa in lui che lo spinge all'ossessione ed è proprio una di queste ossessioni a renderlo impopolare presso le persone che frequenta. È attratto da alcuni fumetti per adulti nei quali il genere femminile è rappresentato da ragazzine molto piccole. Una particolarità di Brandon è che fa parte di un gruppo di incel. C'è un fitto sottobosco dietro a questo nome e vorrei parlarne con voi in modo un po' più approfondito. Riguardo a questo argomento c'è davvero moltissimo da dire e spero di farlo nel totale rispetto e soprattutto senza dire delle enormi stupidaggini. Se succede vi prego di correggermi. Non sono una psicologa, purtroppo tuttavia cerco sempre di documentarmi in modo approfondito. Se sapete già tutto sulla materia e volete saltare questa parte, qui sotto vi metterò il minuto a cui dovrete andare per passare oltre. Detto in maniera molto semplice, gli incel sono uomini che non riescono a trovare una controparte femminile con cui avere delle relazioni. È un tema parecchio complesso e spero di non arrovellarmi diventando incomprensibile, o ancora peggio dire cose sbagliate o offensive. Va detto in primis che non tutti coloro che fanno parte di questa categoria di uomini la pensano allo stesso modo. Non voglio quindi assolutamente fare di tutta l'erba un fascio. Al loro interno ci sono sicuramente elementi pericolosi, misogini, che danno alla donna la colpa di tutto quanto, tuttavia ci sono anche uomini che semplicemente cercano il supporto di altre persone con la loro stessa problematica e che provano a trovare una soluzione. Due cose che vorrei dire in relazione ad alcuni video o articoli che ho letto. Spesso il nome incel viene usato alla stregua di un insulto e questo è sbagliato. Molti di loro lamentano questo fatto. Siamo tutti d'accordo che non si fa, ma non si fa per nessuno però.
Vorrei ricordare che dalla notte dei tempi anche zitella non è mai stato un complimento, eppure stranamente non è mai stata una questione di stato, come pare lo sia adesso in questo specifico caso. Un'altra cosa sulla quale non sono d'accordo e che ho sentito dire è questa. Dire che un incel odia le donne è sbagliato perché se le odiasse non le vorrebbe. Questa frase non ha senso per quanto mi riguarda. Volere qualcosa non significa amare quella cosa. E sappiamo che spesso chi non ottiene quello che vuole inizia a caricarlo di tutte le peculiarità negative possibili, un po' come la volpe con l'uva. Quindi è sbagliato generalizzare dicendo che sono tutti misogini, ma è anche sbagliato generalizzare dicendo che sono tutti vittime di una categoria di donne crudeli. C'è anche un'altra cosa che mi lascia perplessa, ma ripeto, correggetemi se sbaglio. Nel pensiero della maggior parte degli incel c'è la convinzione che il problema sia che la donna, lasciata libera di decidere cosa fare, rivolge le sue attenzioni verso uomini che hanno determinate caratteristiche. Con la sigla LMS si identificano le caratteristiche che hanno questi uomini con la capacità di attrarre le donne. Sono quindi quelli attraenti, look, quelli ricchi, money, e quelli con un determinato stato sociale, status, da qui la sigla LMS. Ora, questo è sempre accaduto, non è una cosa dei giorni nostri, ma lasciatemi dire che anche un uomo lasciato libero di decidere, a parità di carattere, sceglierà la donna più attraente e magari più danarosa o con uno stato sociale più elevato. Peraltro, nella vita di tutti i giorni io non vedo uomini sposati che hanno tutte queste caratteristiche. Vedo persone normali, uomini e donne, più o meno belli o brutti, con situazioni economiche più o meno stabili, che hanno relazioni, si sposano e mettono su famiglia. Credo più che altro che alla base di queste problematiche degli incel ci sia una sensazione personale, forse anche comprensibile, di inadeguatezza che però non dipende dalle donne. Ma per andare oltre, tra gli incel ci sono, come abbiamo detto, diverse categorie. Ci sono per esempio i red pillati e i black pillati e voi direte ma cosa sono? Cosa ti sei fumata? Cosa hai bevuto? E invece no, sono sobria e assolutamente capace di intendere di volere. Questo modo di identificare è stato preso in prestito da uno dei film più popolari degli anni 90. Sto parlando ovviamente di Matrix con il mitico Keanu Reeves. Se ricordate, la pillola rossa era destinata a chi desiderava vedere il mondo per ciò che era realmente, mentre la pillola blu, e qua non chiedetemi perché blu è diventato nero nella black pill degli incel, ma comunque la pillola blu invece era destinata a chi voleva continuare a vivere sospeso in un mondo virtuale, senza affrontare la realtà che lo circondava. Per farla breve, i red pillati credono di aver individuato i reali problemi della loro condizione, legati proprio alla famosa sigla LMS, e pensano di poter in qualche modo porre rimedio alle proprie mancanze. Concentrandosi ad esempio sul proprio aspetto fisico, sul diventare ricchi o migliorando la propria posizione sociale e quindi diventando più appetibili agli occhi delle donne. La cosa un po' ridicola in tutto questo, permettetemi di dirlo, è che gli stessi in sé ovviamente non cercano donne scarsamente attraenti, o per citare Frank Gramuglia, povere come la merda, ma quelle che loro identificano come stuzzicanti, ovvero donne attraenti. A questo punto dovrebbero esserci gruppi chiamati INZIT, ovvero zitelle involontarie, di cui dovrebbero far parte tutte quelle donne che allo stesso modo non riescono a trovare un partner attraente e danaroso, ma che, il virgolettato ed obbligo, si accontentano di qualcosa di meno di un Brad Pitt con lo yacht. Non dubito che alla base di questo malessere serpeggiante ci siano motivazioni profonde, ma credo anche che sia molto superficiale giudicare un uomo o una donna solo sulla base dell'aspetto fisico o della capacità economica. I red pillati in ogni caso lavorano per migliorare se stessi e questo non può che essere un bene, ma credo che la cosa importante sarebbe migliorarsi sotto l'aspetto caratteriale e soprattutto cercare un supporto psicologico capace di renderli più pronti ad affrontare la sfida di una relazione romantica. I black pillati invece sono coloro che credono che non ci sia un modo per uscire dalla propria condizione di celibe involontario e che non si possa forzare l'incontro e i sentimenti. Forse entrambi hanno in parte ragione. Da un lato, certamente lavorare su se stessi per migliorare può aiutare a diventare più attraenti. Dall'altro, le cose materiali come l'aspetto o il denaro non possono di sicuro garantire che ci sia là fuori una donna pronta a innamorarsi di loro. Ammesso che sia l'amore quello che cercano e non solo dell'attività fisica a basso costo tra le lenzuola.
Purtroppo, come spesso capita, le persone che si riuniscono in spazi virtuali si fomentano a vicenda, creando a volte situazioni sgradevoli in cui si deve per forza identificare un nemico per giustificare la propria condizione. Alcuni gruppi in sé fanno proprio questo e ci tengo a sottolineare alcuni, non tutti. Altri cercano semplicemente supporto da chi pensano possa comprendere il loro stato. Se posso permettermi, il modo di pensare di alcuni di loro mi fa rabbrividire. Semplicemente perché non sono in grado di accettare che probabilmente hanno un problema da affrontare che non risiede nella libertà decisionale delle donne, ma nella loro difficoltà a far parte della società odierna. Il fatto, per esempio, che pensino che una donna pratichi quella che loro chiamano ipergamia e che non è altro se non la tendenza delle donne a ricercare uomini più attraenti o di successo mi lascia parecchio perplessa. Non è di sicuro una novità, come dicevamo prima. Persino nel regno animale ogni femmina cerca il maschio più prestante, così come ogni maschio cerca la femmina con le caratteristiche più adeguate per portare avanti la specie. Esattamente come ogni uomo cerca una donna con determinate caratteristiche, a scapito di altre donne che non le hanno. Sostenere che l'80% delle donne sia interessato a solamente il 20% degli uomini è, a mio personale modo di vedere, una fantasia. Io non so voi, ma nella mia vita di tutti i giorni non vedo solo dei George Clooney sposati e con famiglia, vedo anche moltissimi Danny DeVito sposati con famiglia, esattamente come vedo decine di donne molto belle, ma anche di donne meno belle, allo stesso modo con una famiglia. I celibi involontari, per l'appunto in sé, non sono solo persone che cercano supporto come era in principio, quando hanno iniziato ad essere identificati in questo modo, ma in certi casi purtroppo anche uomini chiaramente frustrati e a volte squilibrati. Non sono rari i casi infatti in cui viene coltivato un odio profondo verso il genere femminile, colpevole di aver minato la loro mascolinità, riappropriandosi della libertà sessuale e del potere decisionale. Chiaramente per molti di loro sarebbe auspicabile un mondo in cui le donne sono ancora costrette a prendere marito persino contro la propria volontà, come accade ancora in troppi luoghi al mondo. Ci sono altre forme di incel rappresentate dai men's rights activists che, non lo pronuncerò mai bene, lo so, che coinvolgono uomini che non vogliono avere o non vogliono più avere alcun rapporto con le donne per via delle esperienze negative che hanno vissuto. Parlo ad esempio di coloro che sono stati delusi in maniera profonda o che hanno dovuto sottostare a una figura femminile abusante. Ci sono tra questi anche uomini che sono stati lasciati o che hanno perso i figli, la casa e che a volte vivono con il poco che rimane del loro stipendio una volta detratto ciò che un giudice ha deciso che spetti come mantenimento. Capisco che in certi casi ci possa essere un rifiuto oltre che una sensazione di perdita e di ingiustizia. Un'altra tipologia ancora è rappresentata dai pick-up artist, di cui secondo me potrebbe in effetti far parte Gable Tosti, di cui abbiamo parlato nel video che vi metto qui sopra. Sono uomini che pensano di aver trovato le strategie giuste per far capitolare qualsiasi donna e si vantano di poter insegnare a chiunque i trucchetti degni di un incrocio tra Rodolfo Valentino e Arturo Brachetti. Qui non si parla quindi di sentimenti, ma di semplici tacche da incidere a futura memoria. In ogni caso, probabilmente sono persone ancora molto attaccate a un'idea di passato che per loro può rappresentare l'unico modo in cui un uomo può essere tale. Deve farci riflettere il fatto che l'Italia risulta essere quarta dopo la Svezia, la Germania e il Regno Unito per la quantità di uomini appartenenti a questa particolare tipologia di persone. Se molti hanno un'idea negativa degli incel è anche perché ci sono stati diversi crimini ai danni di donne perpetrati proprio da uomini appartenenti al movimento. È inutile dire che promuovere l'odio verso le donne, e i risultati li vediamo praticamente ogni giorno al telegiornale, è sbagliato e abominevole. Dal mio punto di vista un uomo risolto, sano, intelligente, non ha paura di confrontarsi con una controparte femminile libera. Purtroppo anche questo rientra in qualche modo nel male di internet. Se può essere un assoluto bene che persone con delle difficoltà possano confrontarsi l'una con l'altra per trovare supporto, per trovare accoglienza e possibili soluzioni, è invece un male assoluto il fatto che tra questi ci siano persone che si fomentano a vicenda, portando una difficoltà a diventare invece odio verso qualcun altro. Per rendere completa l'informazione vi faccio un brevissimo elenco della terminologia usata all'interno di questi gruppi. Le donne attraenti, che generalmente si accompagnano a uomini attraenti, sono definite stessi.
Gli uomini attraenti, quelli che hanno successo con le donne, sono chiamati Chad. Abbiamo già visto prima la parola ipergamia, ovvero la tendenza delle donne a preferire un certo tipo di uomo. Poi c'è la parola maxare, che può essere legata alla parola look, alla parola money o alla parola status, e non è altro che il tentativo di migliorare l'aspetto, la situazione economica o il proprio status sociale. Purtroppo non è raro all'interno di questi forum leggere commenti che idolatrano letteralmente uomini che si sono resi responsabili di un femminicidio. Un'altra parola che potreste trovare è manosfera. In realtà non è una sola, ma sono molte, sono semplicemente i luoghi virtuali in cui gli incel interagiscono tra di loro. Troviamo inoltre parole come uomo beta, che è quello che non arriva a essere apprezzato come un Chad, che invece è quello appunto classicamente considerato dominante e popolare. E poi veniamo all'ultimo termine che è importante per il caso che stiamo affrontando oggi, ed è orbiter, che non è direttamente legato alla questione degli incel, ma più in generale a forum, social e via dicendo. Brandon fa chiaramente parte della comunità incel ed è orgoglioso di far parte di questa comunità. Trova nel gruppo, con le sue stesse problematiche, la forza per non essere lui la vittima. Le donne non li vogliono, ma la colpa è delle donne stesse. Proiettare quindi il risentimento, il senso di inadeguatezza sulle donne li porta inevitabilmente a non fare i conti con le proprie debolezze, con gli inevitabili difetti, con le paure che fanno parte bene o male di ognuno di noi, ma che nel caso degli incel sono esacerbate da situazioni particolari. Dare la colpa a tutto ciò che è esterno a noi è il più grosso errore che possiamo fare, perché ci porterà a rimanere inchiodati in una realtà dove qualsiasi altro individuo è un nemico da combattere, soprattutto se ci fa sentire rifiutati, giudicati o ancora peggio presi in giro. Chiuso il pippone sugli incel, torniamo al caso di oggi. Bianca e Brandon si conoscono, come avviene ormai piuttosto spesso, con l'aiuto dell'insaziabile internet. È il 2019 quando attraverso Instagram hanno i primi contatti. Oltre agli incel dobbiamo parlare necessariamente anche di una categoria particolare di individui di entrambi i sessi che seguono i loro beniamini più o meno famosi. Sono appunto gli orbiter di cui parlavamo prima. E qui permettetemi di dire che famoso non significa necessariamente che sia un attore o un cantante. Ormai sappiamo che può diventarlo chiunque. Anche in questo caso può essere un bene o un male, dipende dai punti di vista. Di sicuro i social hanno dato la possibilità a molte più persone di farsi conoscere. Io seguo moltissime pagine di ragazzi e ragazze, uomini o donne che hanno incredibili capacità e che senza internet sarebbero rimasti invece nell'ombra. Là fuori è pieno, veramente pieno di artisti incredibili che nessuno avrebbe mai scoperto senza internet. Ma sappiamo anche che ci sono centinaia di persone che sono diventate famose senza ragione apparente, magari solo per l'aspetto fisico o ancora peggio con comportamenti sgradevoli. Quando hai un bell'aspetto è facile che molti ti chiedano l'amicizia o ti seguano. Bianca è una bella ragazza e sono tanti i ragazzi che visitano giornalmente il suo profilo, ma non così tanti come saremmo portati a credere. Sono quelli che vengono comunque definiti orbiter. Come dicevamo, uomini o donne che, come dice la parola stessa, orbitano attorno ai loro beniamini e si sperticano in complimenti. Quasi sempre non sono interessati a una sola persona, ma si dedicano a più profili contemporaneamente. Un po' come buttare la rete e cercare prima o poi di tirare su una ringa. Va detto per amor di precisione che la percentuale di orbiter maschi è notevolmente superiore alle femmine. E quando dico notevolmente superiore intendo che sono la maggioranza assoluta. Tra Bianca e Brandon non c'è alcuna relazione, anche se come già abbiamo visto in altri casi precedenti, la prima cosa che viene detta è che fossero fidanzati, anche se questo termine non si usa più molto. Bianca lo considera un semplice amico. Lui in realtà sostiene di essere innamorato di lei. Bianca sa che Brandon ha un debole per lei e persino la madre Kim è a conoscenza delle sue mire. Brandon dice persino in qualche occasione che Bianca è la sua fidanzata. Le manda continuamente messaggi e cerca in ogni modo di attirare la sua attenzione, ma Bianca non ne vuole proprio sapere. A Bianca Brandon fa tenerezza. So che può essere brutto per una persona che vorrebbe di più sentirsi dire di essere solo un buon amico che fa tenerezza, ma i sentimenti non si possono forzare. Non è possibile trasformare ciò che prova Bianca in amore. Nell'estate del 2019 Bianca ha in programma di andare a New York a vedere il concerto di uno dei suoi cantanti preferiti.
Il fatto è che chiede proprio a Brandon di accompagnarla, salvo poi domandargli di trovare un altro biglietto per un amico che Bianca ha conosciuto sempre su internet e che vedrà per la prima volta proprio a New York in quell'occasione speciale. Ecco, io forse qui lo avrei evitato. Non voglio in alcun modo essere fraintesa, non do la colpa di ciò che succederà tra poco a Bianca, ma sapendo ciò che Brandon prova per lei e pur comprendendo il suo desiderio di averlo nella sua vita, in qualità ovviamente di amico, avrei evitato di coinvolgerlo più del dovuto nella mia vita. Che poi parlo adesso con il senno di una persona di 50 anni, ma quando avevo l'età di Bianca mi sono comportata seguendo quello che adesso sto dicendo? Non esattamente, perché anche io ho avuto più di un amico che in realtà ho poi scoperto avere interessi diversi dall'amicizia e in più di un'occasione ho continuato a frequentarli anche parlando loro del mio ragazzo. Credo semplicemente che volesse a tutti i costi che fossero solo amici perché loro in qualche modo tenevo e non mi sono preoccupata dei loro sentimenti. Credevo anche, da un certo punto di vista, che tagliarli fuori dalla mia vita fosse ingiusto e crudele, temevo di punirli per qualcosa di cui non avevano colpa. Egoisticamente volevo accettassero la mia amicizia e che non pensassero più a me in termini romantici, perché io volevo che così fosse. È chiaramente un comportamento immaturo che non considera le difficoltà di trasformare un'infatuazione in un'amicizia vera, che non tiene conto delle possibili conseguenze. Eppure io credevo che fosse possibile. Per cui non mi sento di incolpare Bianca per la scelta che ha fatto, ma riconosco che forse il suo, come il mio ai tempi, non è stato l'atteggiamento più corretto né quello più sensato. Il 14 luglio 2019, pur con grande fastidio, Brandon accompagna Bianca guidando a lungo e a New York incontra il terzo incomodo. Tutti insieme vanno al concerto che si tiene in un locale. Brandon fatica a nascondere la gelosia nei confronti del nuovo arrivato, che tra l'altro reputa del tutto inappropriato per Bianca. Non ha nulla di speciale, persino in sovrappeso, sosterrà in seguito. Bianca potrebbe avere di meglio e quel meglio pensa proprio di essere lui. E adesso non per giudicare esteticamente una persona, ma Brandon non è che sia esattamente il prototipo del Marcantonio a cui non si riesce a resistere. Vediamo qui una delle pecche nel ragionamento di persone come Brandon. Persone che si sentono messe da parte, non considerate anche per il loro aspetto fisico, che non è così attraente, eppure prontissime a giudicare un altro uomo, un altro ragazzo in questo caso, proprio sulla base del suo aspetto fisico, senza andare oltre, senza vedere l'individuo nella sua totalità. Proprio chi si sente discriminato sulla base della propria esteriorità dovrebbe invece essere molto meno giudicante nei confronti degli altri. Spesso però non è così. Quindi in pratica Brandon, che fa parte degli incel, sta dando ragione alle donne che non li vogliono perché non attraenti. Che poi, come abbiamo detto, l'aspetto fisico è solo uno dei tanti dettagli che compongono una persona. Ci sono uomini e donne all'apparenza non così affascinanti che riescono a diventarlo all'istante non appena iniziano a parlare. A volte si tratta del carattere, altre di cultura, altre ancora di sagacia e simpatia. Tutto questo va oltre l'aspetto fisico che se non è supportato da molto altro, molto presto quasi svanisce. Il ragazzo, che in alcuni articoli ha il nome di Alex e in altri invece viene identificato con il soprannome Oipus, e la nostra Bianca durante il concerto non nascondono di piacersi. Si tengono per mano, si scambiano qualche fusione. A quanto pare non succede direttamente di fronte a Brandon, ma lui li coglie sul fatto e fin da subito inizia a nutrire un forte risentimento nei riguardi di Bianca. Durante il viaggio di ritorno Bianca messaggia con un'amica e proprio lei confessa di provare qualcosa per Alex. Dice addirittura che pensa di essersi innamorata. Ora qualcuno potrà pensare, ma si sono appena incontrati, di che amore parla? Verissimo, ma ricordiamoci che capita, soprattutto quando si è molto giovani, di confondere un'infatuazione con l'amore, soprattutto di farsi prendere un po' la mano. Dopo questo messaggio, con la stanchezza del viaggio e delle emozioni, Bianca si abbandona, del tutto inconsapevole di quello che sta pianificando colui che crede esserle amico. Si addormenta, forse immaginando il prossimo incontro con Alex. È rilassata, stanca e sta affidando la sua vita a Brandon, che guida nella notte verso casa. Ma mentre il ragazzo osserva la strada srotolarsi di fronte a sé, continua a rimuginare e ad alimentare il risentimento verso quella ragazza che ha dimostrato di non rispettarlo, che ha approfittato di lui con il solo scopo di ottenere un passaggio e che gli ha sbattuto in faccia
la sua relazione con un altro ragazzo. Mancano pochi chilometri ormai e Brandon prende la sua decisione. Ferma l'auto, sistema il cellulare sul cruscotto e poi affronta Bianca. È arrabbiato, frustrato e non vuole che il suo stato d'animo passi sotto silenzio. Vuole che lei sappia quanto male gli ha fatto. Ferma il mezzo in Poet Street. La affronta, le urla contro. Quando Bianca ascolta le sue parole è sconcertata, ma si dimostra comprensiva e tenta di calmarlo. Lui l'accusa di averlo usato, di aver calpestato i suoi sentimenti. Bianca prova a scusarsi, a fargli capire che non era sua intenzione farlo stare male, ma Brandon la sua decisione l'ha già presa. Estrae un coltello e quando lei cerca di reagire lui diventa una furia. La accoltella alla gola e mentre lei si dibatte e cerca di sottrarsi alla lama, lui colpisce ancora e ancora e ancora, recidendo muscoli, tendini e lasciandola agonizzante mentre il sangue la soffoca. L'attacco è lungo e terribile, brutale. Alcune fonti riportano che l'aggressione l'abbia lasciata quasi decapitata, altre che questa descrizione sia fantasiosa e non corrispondente alla realtà. Il risultato comunque non cambia. Bianca quella mattina, mentre fuori è ancora buio, a pochi passi dal suo liceo e da casa sua, dopo aver passato una bella serata, dopo aver visto il suo primo concerto, senza la presenza di un familiare, esala i suoi ultimi respiri. Forse domandandosi perché, forse maledicendosi per essersi fidata di un ragazzo che evidentemente era ossessionato da lei. Nel frattempo il cellulare di Brandon sta registrando il video in cui lui si prende la rivincita. Secondo lui più che lecita sulla ragazza che lo ha ingannato. La sua intenzione è quella di guardare quel video ogni volta che ne avrà voglia e perché no di condividerlo con chi potrà apprezzare quello spettacolo terrificante. Brandon fa anche delle foto e poi le carica su Discord. In un attimo vengono condivise centinaia di volte ed è proprio in questo modo che la famiglia di Bianca scopre che cosa le è successo. Se quindi non bastasse il crimine che ha appena commesso, Brandon aggiunge cattiveria e morbosità e si vanta di essere l'artefice di quel massacro. Bianca è ancora sul sedile dell'auto. Brandon ha acceso la radio. Per un attimo contempla quello che ha fatto, poi chiama sua nonna e le racconta di aver ucciso la sua ragazza. I hope I would be able to reach you, but I guess I'm not able to, so I know this is going to come as kind of a surprise, at least to you it isn't to me, but I killed someone today. I killed my girlfriend. Well, she's supposed to be my girlfriend, but she cheated on me, and I just... Tenta anche di comunicare con suo fratello in Alaska. Ogni persona che entra in contatto con le foto postate online in prima battuta crede a uno scherzo di cattivo gusto, ma nel dubbio sono in molti a chiamare la polizia. Mentre medita sul da farsi, alle 6 della mattina Brandon pubblica una foto del cadavere di Bianca su Discord, con la scritta «Mi dispiace stronzi, dovrete trovare qualcun altro da idolatrare». Quando qualcuno mette in dubbio la veridicità di quell'immagine, lui risponde infuriato che è proprio Bianca, che lui se la porta a letto, detto in modo molto meno educato, e che ha scattato la foto dentro la sua fottuta macchina. Poi pubblica un altro post su Snapchat con la scritta «Domani è il giorno della vendetta» e cambia le informazioni sul proprio profilo Instagram, aggiungendo la data di morte. A questo punto le chiamate alle forze dell'ordine crescono ancora. Non solo gli utenti che si imbattono casualmente nelle foto e i parenti e amici di Bianca, ma anche quelli di Brandon che iniziano a credere che quello che ha detto durante la telefonata alla nonna e nei post corrisponda a verità. L'ultimo atto è un messaggio per sua madre. «Scusa mamma, ti voglio bene». Tutto questo porta anche a un'inevitabile bufera e nell'occhio del ciclone c'è proprio Instagram che ha permesso il caricamento di quelle immagini e di quei post a sfondo violento. Questa è una delle tante assurdità dei vari social e anche un po' di YouTube, che ti fa il contropelo se usi parole del tutto innocue per descrivere un fatto, ma poi fa circolare video e foto a dir poco discutibili. Logicamente Instagram cerca subito di correre ai ripari, ma il danno ormai è fatto e sono moltissime le persone che si sono ritrovate loro malgrado a guardare immagini scioccanti che difficilmente potranno mai dimenticare. Dopo aver condiviso anche il più macabro dettaglio, recupera una bomboletta spray e scrive a terra sull'asfalto: «Non mi dimenticherai mai». Sposta il corpo di Bianca, la trascina sul terreno e le getta sopra una celata verde. Sembra abbia intenzione di farla finita, ma evidentemente non ha davvero intenzione di farlo.
Chiama la polizia, racconta che cosa ha fatto e dice dove si trova, ma li avvisa che ha intenzione di mettere fine anche alla propria vita. È palese che non sia affatto intenzionato a farsi del male, perché non solo li avvisa telefonicamente, ma attende il loro arrivo prima di mettere in scena la sua uscita teatrale. È vero che la polizia sta arrivando velocemente, anche per tutte le segnalazioni che ha ricevuto, ma il tempo per farlo, se lo avesse voluto, lo avrebbe trovato. Invece attende, poi si sdraia sopra Bianca e mentre con una mano si scatta un selfie, con l'altra incide la pelle sul collo. La polizia interviene e Brandon si lamenta per il dolore. Chissà cosa si era aspettato, forse la facilità con cui ha colpito Bianca gli ha dato la falsa illusione che fosse facile, che il dolore fosse accettabile. Invece guarda un po', fa male e fa paura, razza di codardo. Brandon viene portato d'urgenza in ospedale. Ha una ferita sul collo che potrebbe essere letale, ma in ospedale si accorgono subito che non è affatto in pericolo di vita. Tutto il coraggio dimostrato nell'aggredire una ragazza indifesa è svanito quando ha impugnato l'arma per far del male a se stesso. Il giorno successivo viene accusato di omicidio. Brandon tenta la carta del tracollo psicologico, sostiene di aver perso il controllo. Troppo amore e il senso di tradimento lo ha reso folle. Tuttavia sono davvero troppi gli elementi che fanno pensare alla premeditazione. L'arma all'interno dell'auto, lo spray, la scritta sull'asfalto, il video girato, le foto postate, il tentativo mal riuscito di togliersi la vita. Brandon sembra soddisfatto, tutti sanno che cosa ha fatto e ricordano di continuo le foto che ha scattato. Nella comunità degli incel lui è una leggenda. Sul web la rabbia non è rivolta verso di lui, ma verso Bianca, colpevole di avergli negato l'amore e di averlo infine ingannato e usato. Mentre racconta la sua versione, dice anche che non era sua intenzione aggredirla, ma che aveva invece pianificato da tempo di impiccarsi all'altalena dove di solito si incontravano. Mostra persino di essersi tatuato la stessa altalena sulla gamba per dimostrare quanto fosse importante quel luogo che racchiudeva le sue speranze e i suoi sentimenti. Convincere che sia l'amore a far fare qualcosa di così aberrante è una reazione a cui siamo abituati, ma che risulta sempre comunque inaccettabile. Lo abbiamo già detto ed è inutile che mi ripeta, ma l'amore non può portare qualcuno a fare del male, in nessun modo. Eppure sono tante le persone che vedono in questo gesto la romantica sofferenza di un uomo rifiutato. Brandon racconta di come si sia sentito escluso, di come abbia sofferto al solo pensiero di perdere Bianca per sempre. Bianca in realtà non l'ha mai avuta, anche se qualcuno in principio aveva dato per certa una loro relazione sentimentale. E se proprio dobbiamo parlare di perdita, è strano che non si sia preoccupato di questo aspetto quando ha deciso di affondare quel coltello. In realtà non era la perdita a preoccuparlo, ma il fatto che Bianca non lo volesse, il fatto che lei potesse vivere la sua vita indipendentemente da lui. Bianca non poteva esistere se non avesse accettato di stare con lui. E lui non poteva immaginarla viva, lontana da lui. Ma morta, morta va bene. La ricca comunità di incel che continua a difendere l'operato di Brandon non solo sparge veleno e cattiveria parlando di Bianca, ma costringe la famiglia, già molto provata, a ricevere costantemente messaggi di odio e le foto orribili del corpo di Bianca. Ve lo immaginate? Quanto si deve essere ignobili per fare una cosa del genere? Brandon dice che non è colpa sua se stanno inviando le foto alla famiglia. Dice anche: ho visto cose molto più orribili online di quello che ho fatto io a Bianca. Alla fine avrei potuto fare di peggio, ma non l'ho fatto. A questo punto immagino si sia aspettato una pacca sulla spalla e un ringraziamento. Su un sito terrificante chiamato 4chan, in cui si parla di queste cose, e quasi senza moderazione, trasformano anche le foto di Bianca in meme. Questa cosa della moderazione mi ha sempre lasciata molto perplessa, nel senso che mi sembra assurdo che serva una terza persona per dirti che scrivere insulti o postare assurdità sia inaccettabile. Ma tant'è, purtroppo è pieno di persone là fuori che non ha il minimo rispetto o senso della misura. La pagina di Bianca passa da 2000 follower a 160.000 dopo la sua morte. In principio, quando la notizia viene data, si dice che Bianca sia un influencer. In realtà, appunto, come abbiamo visto, non aveva così tanti follower, li ha avuti poi dopo, in seguito.
Steven Kando, psicologo criminale, ritiene che gli attacchi alla famiglia provengano quasi tutti dalla comunità incel. Uno di questi arriva a inviare una foto di se stesso mentre si trastulla sulla foto del corpo di Bianca. Ditemi che una persona del genere ha tutte le rotelle a posto. E ditemi che è colpa delle donne se non riesce a trovarne una che voglia stare con lui. Io uno così non solo non lo frequenterei mai, ma neppure vorrei incontrarlo per sbaglio. Il 10 febbraio 2020 Brandon Clark compare davanti alla corte della contea di Utica e si dichiara colpevole di omicidio di secondo grado. La sentenza, attesa per il 7 di aprile, viene rimandata a causa del Covid, dilatando nel tempo l'angoscia dei familiari di Bianca e di chiunque le volesse bene. Brandon nel frattempo rimugina sulla sua condizione e infine dichiara che è stato l'avvocato ad averlo costretto a dichiararsi colpevole e che non si è sentito rappresentato adeguatamente. Il 2 giugno quindi chiede di ritirare la sua dichiarazione di colpevolezza. Quando un imputato chiede di poter cambiare la prima dichiarazione, è il giudice a dover vagliare le motivazioni e dare il nulla osta. L'udienza è fissata per il 30 di settembre 2020. Per fortuna il giudice il 30 di ottobre 2020, in questo caso, nega l'autorizzazione ed evita così alla parte offesa di dover subire un lunghissimo processo e lo schiaffo di una confessione fasulla. Il pubblico ministero, Sara Deila, lavora con dedizione, vuole che quel ragazzo all'apparenza innocuo, con una faccia come tanti, paghi per ciò che ha fatto. E che ne pensate se vi dico che Brandon, mentre aspetta la sentenza, progetta di scrivere un'autobiografia dal titolo "Sono un completo bastardo", come se fosse un vanto? Il 16 marzo 2021 Brandon viene condannato nonostante il suo avvocato, Luke Nebush, abbia provato in tutti i modi a far accettare i gravi disturbi psicologici come attenuante. Dovrà scontare da 25 anni all'ergastolo. Per il suo avvocato è inutile tentare di portare avanti l'ipotesi che sia stato colto da un raptus, perché quell'aggressione finita in tragedia è stata chiaramente premeditata. Brandon, prima di quella notte, aveva fatto ricerche su come uccidere colpendo qualcuno al collo, aveva esaminato le varie possibilità, se scegliere di strangolare o sgozzare. In auto aveva il coltello con cui ha colpito, la bomboletta spray con cui ha scritto sull'asfalto e poi, durante un raptus, non ti fermi a sistemare il cellulare sul cruscotto, avviando poi la registrazione di quello che stai per fare. Se ti fermi per fare una cosa del genere, hai tutto il tempo per comprendere ciò che ti stai accingendo a fare. Hai tutto il tempo per fermarti. Nella prigione di Utica, a New York, Brandon dimostra di essere esattamente l'orrenda persona che è. Contrabbanda armi artigianali, si vanta di averla fatta pagare alla ragazza che lo ha illuso e il pentimento non arriva. Durante un'intervista nel 2023 sostiene di essere a suo agio nell'ambiente carcerario, che in fondo non è così male. Ovviamente durante l'intervista tira in ballo la sua triste vita familiare, gli abusi a cui è stato sottoposto e si ostina a dire che Bianca lo aveva sedotto con foto molto esplicite e gli aveva confidato in più occasioni il desiderio di farla finita. Poniamo anche che lo abbia fatto. Ammettiamo che sia possibile che Bianca in principio si sia lasciata andare e abbia inviato delle foto provocanti. È vero, da un lato lui può aver immaginato che tra loro sarebbe successo qualcosa. Tuttavia una donna come un uomo può cambiare idea. Ci si può rendere conto che quella persona non era come ci si era immaginati e l'interesse svanisca. Magari rimane comunque l'intenzione di coltivare un'amicizia, ma tutto il resto scompare. Invece a quanto pare per molti, se ti spingi tanto in là da flirtare con qualcuno, poi non è più possibile tornare sui propri passi. È chiaro che Bianca fosse alla ricerca di attenzioni, su questo credo non ci siano dubbi. Forse ricercava nel modo sbagliato e nei posti sbagliati. Senza dubbio aveva molti problemi che la spingevano a comportarsi in modo autodistruttivo. Ma anziché trovare qualcuno che potesse aiutarla a trovare se stessa, cosa che peraltro stava avvenendo grazie alla terapia, ha trovato un ragazzo ignobile che ha pensato di toglierla di mezzo per punirla in modo esemplare. I messaggi alla famiglia di Bianca proseguono anche molto tempo dopo la fine del processo. Dicono che meritava di morire. E ora ditemi come si fa a fare una cosa del genere, come si può? In quale mondo malato può essere accettabile infierire sulla famiglia di una persona che è stata assassinata in quel modo e gioirne? Bisogna stare attenti alle persone a cui si sceglie di concedere la propria fiducia.
Brandon ha aggredito Bianca ed è una sola persona. Si può pensare che sia stata solo molto sfortunata a incontrare proprio lui, ma basta vedere quanti altri abbiano postato quelle foto, quanti abbiano insultato la sorella di Bianca o la madre, quanti abbiano riso della sua morte, quanti abbiano creato meme con l'hashtag RIP Bianca, per comprendere che là fuori di persone orribili ce ne sono fin troppe. Come dicevo in principio, non è il mezzo il problema sono le finalità con cui viene utilizzato. Siamo noi a fare la differenza. Peccato che troppo spesso sottovalutiamo l'importanza delle nostre azioni. Kim, la madre di Bianca, ha deciso di istituire una borsa di studio per gli studenti di psicologia, in ricordo di sua figlia, che avrebbe tanto voluto studiare proprio quella materia e non ci è mai riuscita per colpa di Brandon. Anche questa volta siamo arrivati alla fine del video. Vi esorto a mettere un like, a iscrivervi al canale. Se non lo fate, porca di una miseria, che vi arrivi la nuvoletta di Fantozzi e non vi lasci per tutta l'estate. Ringrazio tutti coloro che lo hanno già fatto, un ringraziamento speciale agli abbonati, e se volete sostenere il canale sapete come farlo, con uno appunto di questi mezzi: like, iscrizione, condivisione, abbonamento, super grazie. E commentate, che mi piace un sacco sapere cosa ne pensate del caso nello specifico e più in generale di come vi espongo i fatti. Un abbraccio a tutti, a presto, ci vediamo qui il prossimo martedì. E naturalmente ho sbagliato.